Quelli che di voi hanno un profilo Instagram o cose del genere, o anche soltanto appunto uno smartphone, almeno una volta avranno utilizzato i filtri. Anche così, soltanto per gioco, ovviamente non c'è niente di male, ma se ci pensate che cosa fa il filtro? Il filtro trasforma la percezione che diamo di noi stessi ad un'altra persona facendoci diventare qualcosa di diverso. E non parlo semplicemente dei filtri lisciapelle o cose del genere, parlo proprio di quelli che si possono magari aggiungere, che ne so, capelli, altre forme. Il punto quindi quale diventa? Che nel momento in cui arriva l'industria, l'industria capitalizza questa possibilità. Storicamente, se pensate ai tempi di Second Life e in generale ai tentativi di creare delle piattaforme più strutturate per le interazioni, oppure per chi gioca a The Sims con le Nintendo, con le PlayStation, sa a che cosa mi riferisco. Cioè la virtualizzazione della realtà diventa uno strumento di marketing. Ma questa virtualizzazione della realtà, intesa nel senso letterale, cioè virtuale vuol dire che non esiste, quindi la creazione di una realtà che non esiste è in realtà, ancora una volta passatemi il gioco di parole, prodotta da un passaggio critico, cruciale, che si verifica nel 1996, quando John Perry Barlow, che era il songwriter dei Grateful Dead, una band storica della Bay Area in California, scrive a Davos, sì, il Davos dove si riuniscono ogni anno i padroni del mondo, la dichiarazione di indipendenza del ciberspazio. Che cosa fa Barlow, che appunto da songwriter usa le parole in modo eccellente? Teorizza, mette a sistema tutte queste esperienze che fino a quel momento si erano un po' manifestate in modo disorganico e anarchico, mette a sistema tutte queste esperienze e scrive il manifesto di una certa subcultura. Attenzione, uso il termine subcultura o sottocultura in senso tecnico, non in senso offensivo. In sociologia le sottoculture sono appunto dei sottoinsiemi di aggregati sociali che insistono nello stesso spazio-tempo rispetto a quelle che invece sono considerate le culture dominanti. Quindi Barlow scrive il manifesto di questa subcultura e teorizza il concetto di ciberspazio come luogo distinto e separato, abitato da persone che insomma, ipotizza un mondo egalitario dove tutti possono esprimere loro stessi come vogliono, senza distinzione di sesso, di razza, di censo, di etnia, e però compie un altro passaggio. Barlow scrive: questa è roba nostra, gli stati sul ciberspazio non hanno giurisdizione, non ci provate a mettere le mani perché lo difenderemo ad ogni costo. Ora, qual è l'inganno di questo approccio? L'inganno è che mentre quello che scrive Barlow è quello che poi soggettivamente si sperimenta, o quando, se devo finire sparate, qual è l'inganno di questo concetto espresso, sintetizzato da John Perry Barlow, ma sperimentato da tantissime persone? Che dal punto di vista soggettivo, in effetti, si sperimenta una realtà altra rispetto a quella nella quale si vive quando si entra in relazione tecnologicamente mediata con un'altra persona. Ma questo non trasforma questa esperienza di tipo puramente psicologico, che a livello psicologico possiamo sicuramente chiamare spazio, mondo, realtà, non trasforma tutto questo in qualcosa di reale e di tangibile. Cioè, in altri termini, quando mandiamo un'email o quando scambiamo dei messaggi, noi stiamo utilizzando dei punti terminali di rete che si collegano a una rete di telecomunicazioni, mandano messaggi e ricevono messaggi. Non stiamo entrando in uno spazio. Ed è importante mantenere questa differenza, perché mentre soggettivamente possiamo chiaramente avere se vogliamo, anche
una percezione analoga a quella che abbiamo al cinema o al teatro quando si sospende la credulità. La sospensione della credulità è quel fenomeno in base al quale rimaniamo talmente assorbiti dall'esperienza del maxischermo, dall'esperienza teatrale, per cui diventiamo parte della storia e non ci rendiamo conto a un certo punto che stiamo vedendo qualcosa di fittizio. E infatti quando il maledetto cafone, che non manca mai, si fa squillare il cellulare durante la proiezione, improvvisamente ritorniamo alla realtà e è come se precipitassimo dal cielo e scoprissimo che quello che stiamo vedendo è effettivamente una finzione. Questo è uno dei pochi casi che giustificherebbero pene corporali di chi fa cose di questo genere. Quindi, dicevo, il problema è stato che questa dimensione puramente psicologica, puramente sociologica, diventa una base per costruirci scelte politiche e, a livello internazionale, scelte politiche, scelte industriali e poi scelte giuridiche. Adesso si dà purtroppo per scontato che il concetto di cyberspace sia un qualcosa di ontologico, cioè di reale, però se andate a cercare su YouTube c'è una vecchia intervista di William Gibson, ripeto, chi si è inventato il termine, che dice chiaramente, quando leggevo questa parola scritta con una matita rossa su un foglio di carta gialla, ero deliziato dal fatto che non avesse nessun significato. Quindi non c'è stato nemmeno per sbaglio il tentativo di dare un valore di realtà oggettiva a questo concetto. Semplicemente la poca scrupolosità, o meglio il pelo sullo stomaco del marketing big tech da un lato e la ignoranza crassa della politica degli ultimi 30 anni, potrei fare tanti nomi, ma poi rimaniamo qui fino a domani mattina e non cambierebbe il senso di quello che sto per dire. L'ignoranza crassa della politica ha fatto sì che tutta una serie di narrative letteralmente fantascientifiche siano filtrate e siano diventate ormai dato acquisito anche nella testa di chi deve assumere scelte che condizionano poi le nostre vite quotidiane. E qui in Serie A facciamo un altro passaggio. L'evoluzione sostanzialmente della potenza di calcolo dei computer da un lato e dall'altro lato delle prestazioni delle reti, che quindi consentono di far circolare grandi quantità di dati, ha spinto Big Tech progressivamente a creare realmente dei livelli di realtà percepita diversi da quella che sperimentiamo. A che cosa mi riferisco? Da ultimo la notizia di ieri o di oggi, l'ASL di Cagliari annuncia come risultato storico di avere portato la ASL nel metaverso con un accordo con Meta. Per fare che cosa? Per prenotare le prestazioni sanitarie non basterebbe far funzionare meglio il CUP? Invece di, peraltro, costringermi a dover comprare un visore, il computer e compagnia cantante. Allora, una scelta di questo genere, che dal punto di vista di Meta, cioè di Facebook, si giustifica benissimo, è strategia di marketing, devono posizionare questo concetto di metaverso da qualche parte e quindi ogni occasione è buona per vendere questo tipo per realizzare questo tipo di iniziative. Però se ci pensate, qual è il senso di avere questo tipo di tecnologia utilizzata per fare una cosa che si potrebbe fare tranquillamente, semplicemente collegandosi ad un sito che devi fare la TAC? C'era la prescrizione, sì, le date utili sono fra 6 anni, bocca al lupo, se vuoi procedere clicca qui. Cioè, non c'è bisogno del metaverso, non ho bisogno di vedere il pupazzetto che interagisce col mio per poter fare questo tipo di fino al CUP di attività, sì, che fa la metaverso. Il numeretto, vai là per il numeretto. Però stai a casa, tra l'altro. Sai, davanti a te 657 persone. Puoi discutere con qualcuno. Però il punto è esattamente questo. Però stai a casa, cioè da solo. Un altro scrittore americano, Neal Stephenson, scrive nel 1999 un piccolissimo
pamphlet, si chiama "The Beginning Was the Command Line", che è un'analisi, insomma, delle filosofie che stanno dietro ai vari sistemi operativi, però nell'ambito di questo lavoretto, che è una roba che interessa più appunto gli appassionati di informatica che la comunità in generale, fa un ragionamento estremamente interessante. Da un lato parte raccontando l'esperienza del classico padre americano che porta i figli a Disneyland e dice: intanto Disneyland è più vera del vero. Se andate nel padiglione indiano, dice, quello che ricostruisce le scene del libro della giungla, la giungla di Disneyland è più giungla di quella vera, è più vera del vero. E nello stesso tempo il genitore standard americano come fruisce di questa realtà? Non direttamente, ma tramite lo schermo della videocamera. Perché chiaramente deve fare il filmino da riportare a casa in modo da poi torturare parenti e amici con la replica infinita di questa gita Disneyland come se nessun americano l'avesse mai fatta. E però dice, si vedono queste persone che invece di guardare direttamente quello che hanno davanti, sperimentano la realtà tramite questo minischermo, tramite il mirino della telecamera. Bene, Stephenson intuisce esattamente questo concetto, cioè il concetto che le interfacce diventano l'interfaccia che ci separa progressivamente sempre di più dalla realtà. E perché questo è un problema? Perché quanto più perdiamo la possibilità o la capacità di interagire direttamente con le persone, tanto più ci troviamo in una condizione per cui cominciamo ad autopercepirci come i sovrani di un regno del quale siamo gli unici abitanti. E quindi c'è un bel libro che vi consiglio di leggere, si chiama La morte del prossimo, di Luigi Zoia, uno psicologo jungiano, pubblicato nel 2009, e quindi perdiamo la capacità di distinguere fra desiderio e diritto. Quello che succede quindi è che ciò che vogliamo pretendiamo che diventi regola anche e soprattutto per chiunque altro. Quindi, fino a quando noi siamo chiusi, se non avessimo questa dimensione totalmente solipsistica della realtà, nessuno si sognerebbe di pretendere che la propria convinzione diventi perciò solo una regola per chiunque altro. Se uno ha un'idea, comincia a parlarne con altre persone, aggrega un certo numero di soggetti interessati, avvia un dibattito pubblico, magari anche duro, critico, e poi, se ci riesce, produce un risultato, per esempio in Parlamento. Divorzio e aborto li abbiamo avuti esattamente in questo modo, non perché qualcuno stava lì a giocare con Agorà, che all'epoca era uno dei primi sistemi telematici utilizzati per attività politiche, ma perché, adesso non ne sto facendo una questione di appartenenza politica, non sono radicale e non mi permetto di fare politica, rilevo però il fatto che questi due diritti sono passati da rivendicazione sociale a legge dello Stato esattamente attraverso questo processo. Cioè, determinate persone si mettono in gioco, rischiano in prima persona, stiamo vedendo adesso anche per il fine vita, rischiano in prima persona, mettono in crisi il sistema, mettono in contraddizione il sistema con se stesso e producono una modifica della realtà. Se invece partiamo dal presupposto che, essendo noi signori padroni e sudditi del nostro regno che è confinato in un cellulare, tutto quello che diciamo di per sé deve essere legge per tutti, capite che abbiamo sostanzialmente spaccato il meccanismo fondamentale di funzionamento di una società, cioè l'interazione e il confronto. Non dico che sia tutto rose e fiori, ci mancherebbe altro, però siamo sempre stati, e ancora una volta non lo dico con la filosofia di Gino Bartoli che è tutto sbagliato, che è tutto da rifare, però l'essere umano funziona in un certo modo. Adesso abbiamo cominciato a funzionare in un altro modo.
Non voglio dire che sia meglio o che sia peggio, perché se una tecnologia consente di fare qualcosa, il problema non è se si può fare o se non si può fare, ma quanto la controlliamo, perché altrimenti dovremmo ancora tirare pietre ai dinosauri oppure cercare di ammazzarli a mani nude, perché già l'utilizzo delle pietre e dei bastoni significa utilizzare una tecnologia che cambia il comportamento. Quindi il tema non è tanto la tecnologia in sé quanto la consapevolezza che abbiamo del suo utilizzo.